Allora, ciao ragazzi, oggi sono qua per fare questo video e parlarvi di un problema che affligge noi tutti i tiratori. È il problema dello strappo. Lo strappo che condiziona il nostro tiro e facendo convogliare tutti i colpi, la maggior parte dei colpi, fuori dal punto che noi intendiamo colpire, solitamente in basso a sinistra. E per fare questo esempio, essendo adesso in casa, userò un'arma, una pistola, una copia della Beretta della Umarex a gas e anche scarica, quindi potrò usarla come voglio. E, lo strappo che noi abbiamo solitamente può dipendere o da un'errata impugnatura, che è spesso dovuta o a proprio un errato maneggio dell'arma, che però è troppo complesso da spiegare adesso, quindi non voglio soffermarmi su come impugnare l'arma tecnicamente, ma sul fatto che impugnandola spesso comunque si tende a stringerla. Se noi siamo al poligono e dobbiamo fare un tiro lento mirato, ovviamente abbiamo bisogno di essere rilassati e inquadrare il bersaglio, mirare il bersaglio con la muscolatura sciolta, in maniera da avere dei movimenti fluidi. Se noi però impugniamo l'arma stringendola, anziché rimanere immobili, così inizieremo a tremare così. Perché se la nostra mano la teniamo ferma così, la nostra mano sarà ferma, se irrigidiamo i muscoli, la mano inizierà a tremare. Lo stesso succede quando abbiamo un'arma o qualunque altro oggetto in mano. Nel caso in cui la pistola e i colpi fossero strappati verso il basso, per quanto riguarda la mia esperienza, quasi sempre la causa è da imputare all'errore del movimento durante la pressione sul grilletto, perché questa è in singolazione, quindi simuliamo di aver messo il colpo in canna al momento. Quando andiamo a sparare, per contrastare, per paura del rinculo, anche se non è paura vera e propria, ma per via dell'esistenza del rinculo, del rilevamento dell'arma, viene istintivo contrastarlo schiacciando verso il basso. Praticamente si ottiene questo movimento dell'arma che è impercettibile quasi per noi. Questo piccolo movimento così ogni volta che si spara va a influire su un punto di impatto a 25 metri, ma anche a meno. Comunque a 25 metri di anche un metro, da così a così, a 25 metri, c'è circa un metro di differenza. Ma a questa distanza, se io miro a quel piattello e strappo anche di pochissimo, uno strappo così banale come questo, da qua, come punto di impatto da me scelto, si trasforma a qua. Ed è uno strappo che, visto di lato, è niente, è un movimento minuscolo dell'arma, forse un centimetro. Quanto cambia però il punto di impatto da qua a qua? In una sagoma è da qua a qua. Siamo completamente fuori dalla nostra intenzione. Quindi se voi sparate, io l'inquadratura non c'entro, ma se voi sparate così, fate questo movimento, avete un punto di impatto più basso di parecchio. Tra l'altro, quando mirate sul bersaglio, dovete pure fare attenzione a quanto entrate il dito nel ponticello per la pressione del grilletto, perché se voi entrate il dito troppo, nel momento in cui tirate, involontariamente, io ora allineo in maniera difficile così, però ci sto provando, è la prima volta, non avevo neanche in conto di fare questo gesto. Se voi mirate e tirate, vedete come la pistola viene tirata alla mia destra, perché è fisiologico che per tirare, vedete, lo sforzo ora è eccessivo perché sto facendo, ma fatto, ecco, è un gesto che io ora così guardando qua non vedo, ma guardando dal display noto questo movimento perché il dito è troppo entrato. Quindi se i colpi sono concentrati verso destra, dovete lavorare anche su quanto entrate il dito sul grilletto. Se sono concentrati a sinistra è perché entrando il dito spinge e spinge verso di là. Questa poi la potete fare anche voi inquadrandovi col vostro cellulare, mettete la fotocamera rivolta verso l'interno, verso di voi e fate. Quindi
se troppo o troppo poco influisce. Dovete cercare in questa maniera di trovare una posizione del dito sull'impugnatura, che ora io ho poco naturale e devo pure guardare, mirare verso di là, e lasci invariata il movimento della canna, degli organi di mira e tutto il resto, perché è tutto collegato. Quindi dopo che avete trovato, nel mio caso è questo punto, quasi si vede che è bianco, lascio il bianco del punto di pressione, sì, così, questo punto poco dopo la piegatura dell'ultima falange, e in questo caso già avrete evitato lo strappo a destra e a sinistra. Quando a questo movimento, solitamente è in basso a sinistra comunque, quando oltre a questo c'è anche l'abbassamento della canna di pochissimo, ma c'è, è strano vederlo ora dal davanti perché non ho avuto mai un'arma puntata, grazie a Dio, e non l'avevo mai vista da un display inquadrata così, soprattutto facendo questo movimento. È un movimento che da dietro è impercettibile, però da davanti si vede quanto sia elevato il movimento. Ci sono degli esercizi che si possono fare in casa, sia allenarsi un pochettino in bianco, così, con un'arma come questa o una soft air che ha sia la singola che la doppia azione, poter fare le prove, pure che questo è lo scatto molto più simile all'originale rispetto a queste di qua, o allenarsi a scarrellare e non fare questo movimento dopo aver sparato in bianco, quindi riuscire a mantenere l'arma immobile, completamente immobile durante la pressione del grilletto fino allo sgancio del colpo. Per ottenere questa totale immobilità, che a me ora viene facile perché so che l'arma è scarica e non devo contrastare nessun movimento, è cosa buona creare dei colpi che abbiano il piombo, la palla inserita, l'innesco, ma non la polvere, un innesco usato, quindi dei colpi già sparati alle quali voi andrete a mettere soltanto una palla in piombo, blindata come volete voi. La contraddistinguete dal fondello colorandolo. Io ho messo dello smalto verde o dei colpi che poi in un video che inserirò a seguito di questo si vedranno. C'è infatti una prova fatta al poligono di tiro in cui io sparo proprio questi colpi, e inserire i colpi alternandoli, mischiandoli. Sono dei colpi inerti che non partiranno, ma che al tatto e al peso non si noterà, perché sono 4-5 grani di polvere, quindi non le andrete a sentire voi nel maneggio quando li inserite nel caricatore. Ne prendete 2 o 3 carichi e uno scarico, li mischiate, li inserite nel caricatore, e quando inserirete il caricatore non saprete il colpo inerte dove sarà messo, quindi sparerete il primo colpo, mettiamo che il caricatore abbia il colpo inerte come penultimo colpo, sparerete il primo e avrete ho controllato istintivamente, e avrete il rilevamento dell'arma contrastato dal vostro strappo, il secondo pure, non ve ne renderete conto, il terzo colpo, che sarà inerte, ma voi non lo saprete perché poteva essere il primo, il secondo, il terzo oppure l'ultimo. Il terzo colpo, che sarà magari quello inerte, non partirà e vi troverete a fare questo movimento. Per fare questo e capirlo dovrete avere o un telefonino piazzato come ho fatto io adesso, un treppiede, un supporto qualunque, uno zaino che vi inquadri, o un amico che vi faccia una ripresa. Allora, la soluzione è quella che ho creato, appunto, creare un colpo inerte che è lo stesso identico colpo. Io me li ricarico in casa, quindi è un colpo ricaricato in casa, forato da parte a parte, sia per questioni legali, per evitare di avere eventualmente un numero eccessivo, 200, se uno ne ha 200 più questo inerte non viene considerato, che io ho contraddistinto pure da fondello, colorandolo di verde con uno smalto per donna. Poi adesso mischierò, il peso è praticamente uguale, quindi a meno che uno non va a toccare col dito il buco, ma deve andarlo a cercare, non si nota maneggiandolo, li mischi così tra le mani non sapendo dove andrà a finire, lo ricarichi senza guardare e ti fai da solo la sorpresa di quando arriverà il colpo inerte. Quindi non guardi il caricatore, potrebbe essere anche il primo, io ora non lo so. Adesso
sparerò al centro, al petto, dove c'è il puntino blu. Quindi cercherò di essere immobile con la pistola. Ecco, vedete, questo io non sapevo che il colpo era qua. Sono rimasto praticamente fermo perché mi sono allenato su questo discorso. Quindi se avete un rallenti, il telefonino che vi permette di fare una ripresa rallentatore sarà ancora meglio, perché potrete vedere proprio, almeno col mio telefonino che è un iPhone 5S, si vede scorrendo fra i frame del video il momento proprio dell'abbattimento del cane, la partenza del colpo e poi il rilevamento dell'arma. E si vede che molte volte l'arma rimane perfettamente immobile, altre volte invece commetto questo errore, quindi riesco poco a poco a correggere questo errore. Mi accorgo che gradualmente sono più le volte in cui sto fermo che le volte in cui strappo, e quindi che questo sistema funziona per correggersi. Certo non potete stare a riprendervi sempre, basta l'occhio, perché anche se non si vede così tanto il movimento quando voi siete da questa parte, come io lo sto vedendo ora, come lo vedevo poco fa, però comunque quando siete là a sparare e state, io ora sono messo così perché deve rientrare tutto nell'inquadratura, ma quando siete messi là a sparare e il primo parte, il secondo parte e il terzo non parte, ve ne rendete conto, capite che effettivamente state strappando. Quest'altra ripresa invece sono 5 colpi, c'è sempre un colpo inerte e mezzo. Sparerò più velocemente, vediamo come va. Sparo, vabbè, poco più giù del quadratino che c'è sul petto e cerco di andare un pochettino più velocemente. Ecco, ho strappato. Si è visto chiaramente lo strappo nel premere il grilletto, quindi che dovete correggere quel movimento. Dovete sparare ogni volta che sparate un colpo come se il colpo che state sparando fosse realmente quello inerte. Dovete aspettarvi regolarmente il colpo inerte. Facendo così, aspettandovi sempre questo colpo che non partirà, sarete sempre morbidi. Quando il colpo parte, parte, ma in quel caso se avete e dovrete puntare il centro del bersaglio, una lattina, qualunque cosa sia, vedrete che in quel caso la colpirete. Ovviamente tutto dipende pure da come e quanto sapete allineare gli organi di mira. Se io non li so allineare e faccio questa prova non la colpisco. Quindi fate questa prova di mirare il bersaglio che avete inteso colpire, mettere i colpi, aspettarvi sempre il colpo inerte perché potrebbe realmente essere il primo, o sarebbe anche più interessante metterne 3 o 4 inerti, perché io ne ho fatti diversi. Dopo aver messo questi colpi inerti nel caricatore, 3 o 4 inerti e uno solo carico, avrete sempre la sicurezza che più colpi saranno quelli scarichi, quindi sarà veramente a sorprendervi quello carico. E se 2 non sono partiti, quindi fate il primo così, immobili, il secondo immobili, ovviamente in singolazione, qua in doppia, e il terzo non sapete com'è, sarete immobili, partirà e vedrete che non avete strappato, avete colpito il bersaglio. La prova inversa è metterne uno solo inerte. Quelli inerti che io ho fatto, se li trovo, sono qua. No, sono difficili da prendere. Comunque ci sono i colpi inerti che ho qua, poi vi faccio vedere cosa in un altro video. Sono identici, non avrete problemi, per quanto i problemi si possano avere al percussore, perché comunque c'è l'innesco, quindi faranno da salva percussore e potrete fare diverse prove. Ora mi pare di aver detto tutto sull'impugnatura dell'arma, su quanto stringerla, su come tenerla. Nel video si vede pure, anche se non è riuscito, che l'arma non va stretta, perché non vi volerà mai dalla mano. Il colpo, tra l'altro, l'arma si alza, si rincula, si rileva solo dopo che il colpo ha lasciato la canna, quindi la paura di dover contrastare il colpo abbassando verso giù è inutile, è infondata, è istintiva ma non trova nessuna funzione poi pratica. E fate queste prove e vedrete che a poco, giorno dopo giorno, anche in casa, ovviamente se avete un'arma soft air, sono fatte tutte le prove del caso, perché in casa se parte un colpo sono guai neri, a parte che diventate sordi oltre a poter uccidere qualcuno. E fate controlli di sicurezza, vi allenate in bianco, vedete c'è anche una prova che suggerisce di mettere una monetina sulle tacche di mira
dell'arma, ma se avete un revolver che ha l'attacca di mira che praticamente è dritta, non ha come poggiare la moneta, non potete farlo. Comunque mettere una moneta e poi fare la prova, riuscire a rimanere fermi può servire, ma in quel caso è sicuro che l'arma è scarica, perché se provate a fare questa cosa al poligono, mettete la moneta anche se siete fermi, la moneta vola via. Quindi quel suggerimento che vi sto dando io è un suggerimento che vi permette di capire anche col colpo che parte se state fermi o no, perché avete preso il bersaglio. Quindi un colpo inerte in mezzo a tanti non inerti è sicuro che vi fa capire, soprattutto se ne mettete anche una decina e sparate in successione tanti colpi come sto facendo io, vi muovete perché l'arma sta ringolando, poi all'improvviso arriva quello e tac, vi beccate subito da soli, sia con che senza inquadratura, perché è evidente il movimento. Va bene, abbiamo finito con questo video, io vi saluto dal poligono di Raffadali ASD Tor. Spero che qualcuno che non conosceva queste regolette base sul tiro abbia trovato interessante questa mia spiegazione di quello che ho imparato e basta.